Ciao a tutti, benvenuti su Mentitaro. Con questo interattivo oggi esploriamo le novità in amore per i prossimi 2-3 mesi. Vi ricordo che è un interattivo senza limiti di tempo, il che vuol dire che è valido anche se lo guardate tra qualche mese o anche qualche anno. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, per ognuna esploreremo le energie generali e poi le situazioni particolari e novità dedicate a coloro che sono single, a coloro che hanno una relazione stabile e a coloro che hanno una relazione un po' più complicata. Bene, la prima variante è quella con il quarzo rosa, la seconda è quella con la fluorite verde e la terza è con il quarzo dorato citrino. Potete stoppare il video e scegliere con calma, prendendo il vostro tempo, però seguendo sempre l'istinto, la variante che vi comunica di più, dopodiché potete saltare il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella del quarzo rosa, e vediamo subito le energie generali per i prossimi 2-3 mesi in amore, per chi ha scelto questa pietra. Dunque, e abbiamo la carta dello Yin, che corrisponde al numero 2. Lo Yin è una forza descritta nella filosofia taoista di ricettività, di ricezione, opposta allo Yang, che è una forza di intervento, una forza estroversa. Questa è più una forza che ci dice che è il momento di lasciar scorrere gli eventi, di non forzarli, di semplicemente azionarci nel momento in cui le cose capitano, senza appunto intervenire prima. Un po' come appunto seguire un po' il flusso dell'acqua, come se fossimo una barca su un fiume e seguire la corrente, ecco. Vediamo adesso i dettagli dei tarocchi e abbiamo il 9 di coppe in apertura, il 4 di coppe e il 4 di bastoni. Dunque, il 4 di coppe e il 4 di bastoni indicano un senso di stabilità sicuramente, perché sono 2, 4. Il 9 indica una realizzazione dei propri desideri, quindi in generale posso dire che nei prossimi 2-3 mesi sicuramente avrete delle soddisfazioni emotive molto importanti con il 9 di coppe in apertura, che è appunto la carta che indica proprio una forte soddisfazione a livello emotivo, una realizzazione di qualcosa a cui aspiravate. Però le altre due carte stanno a indicare che soprattutto il 4 di coppe, questa realizzazione di ciò che, che aspiravate, di ciò a cui aspiravate, non è soddisfacente in pieno. Il 4 di coppe indica una forma di noia, di un po' di malinconia, di depressione. Vedete, qui c'è una ragazza che sta sotto il sole, però tanto bene è coperta con un ombrello, quindi c'è come appunto una nuvoletta sopra la vostra testa, qualcosa che non che un po' distrugge la vostra soddisfazione generale, c'è qualcosa che non vi convince e probabilmente perché non, ehm, non corrisponde poi in definitiva a ciò che veramente volevate, come se voi aspiravate a qualcosa, poi una volta ottenuto vi rimane un po' così, come se vi rendeste conto che non era effettivamente
quello che volevate nel profondo del vostro cuore. Il 4 di bastoni indica una forte stabilità, una stabilità a livello anche emotivo in questo caso, quindi sicuramente la realizzazione del vostro desiderio vi crea le basi per una stabilità a livello relazionale e emotiva, però sembra un po' che vi imbrighi, che vi chiuda un po' rispetto a ciò che veramente volete. Vedete, questa ragazza è un po' chiusa dietro un cancello, come se avesse paura di perdere questa stabilità. Quindi in generale direi che nei prossimi 2 o 3 mesi sicuramente riceverete a livello relazionale, in amore, una importante soddisfazione, che siate in coppia o single, che vi crea una stabilità emotiva importante, però ci sarà non sarete appagati al 100%, ci sarà comunque un qualcosa che non vi soddisfarà a pieno. Adesso vediamo i dettagli con le altre carte per i single, per chi ha una relazione stabile, per chi ha una storia un po' più complicata. Dunque, per quanto riguarda i single, abbiamo il 4 di spade e l'imperatrice. Beh, l'imperatrice è una bella carta, indica una fioritura, indica fascino, indica eh, prendere dei frutti, creare dei nuovi progetti, quindi anche in ambito relazionale. Nel vostro caso, dopo un periodo appunto di stasi e di riposo, è come appunto se la vostra situazione di single, rappresentata dal 4 di spade in questo caso, viene considerata un po' una, una fase, diciamo, temporanea che in questi 2 o 3 mesi sarà interrotta da, diciamo, il sorgere di un incontro, di un qualcosa che fiorisce, un po' come questa imperatrice che ha appunto la gonna piena di fiori. Tra l'altro, solitamente appunto indica anche la fioritura di qualcosa, i frutti che si raccolgono, appunto perché solitamente dipinta incinta, appunto perché dopo un periodo di gestazione e di stasi, di pausa, di riposo, appunto qualcosa nascerà. Quindi sicuramente per quanto riguarda i singoli, nei prossimi 2 o 3 mesi ci sarà un qualcosa che sorge nella vostra vita, che appunto vi darà quella stabilità e quella soddisfazione emotiva a cui magari potreste aspirare. Per quanto riguarda chi ha invece già una relazione stabile, abbiamo la regina di coppe e il 10 di bastoni. Beh, dunque, per quanto riguarda chi ha una relazione stabile, voi siete rappresentati dalla regina di coppe, che è una persona molto sensibile, molto emotiva, a prescindere dal vostro sesso reale, potrebbe anche rappresentare degli uomini, naturalmente, che è immersa nelle sue emozioni, che nei prossimi 2 o 3 mesi potrebbe appunto avere una certa spossatezza. Ci sono delle vicende che devono essere concluse, delle attività all'interno della vostra relazione che devono essere portate a termine con il 10 di bastoni e che può dare un sovraccarico nei prossimi 2 o 3 mesi. Sono comunque delle attività che vi permetteranno di
arrivare a questo 4 di bastoni, ovvero a una stabilità ulteriore nella coppia, una stabilità più avanzata. Ehm, Sicuramente questa fatica, questo sforzo che porterete avanti in questi 2 o 3 mesi vi lasceranno un attimo a livello emotivo un po' così, un po' stanchi con il 4 di coppe. Quindi sicuramente sarà un periodo, diciamo, di stress per un certo verso, che però vi porterà a questa soddisfazione emotiva e a questa appunto stabilità che sono rappresentate dal 9 di coppe e dal 4 di bastoni. Per chi invece ha una relazione complicata abbiamo la morte e la torre. Beh, dunque, io in questo caso direi che queste due carte insieme indicano un po' la fine di questa storia complicata che sembra un po' sbriciolarsi come la carta della torre, perché appunto non ha le basi necessarie per andare avanti. Ciò nonostante è un periodo, anche questa fine di questa storia o comunque di tutte le sovrastrutture che creano problemi a questa storia complicata, avrà come risultato finale una stabilità interna e anche una soddisfazione emotiva, cioè comunque è una trasformazione, una fine che porta a una trasformazione positiva nella vostra vita, in definitiva, perché comunque il 4 di bastoni indica proprio una bella stabilità, non solo a livello materiale, ma proprio anche a livello emotivo. Dunque, facendo un riassunto per tutti coloro che hanno scelto questa pietra, il quarzo rosa, nei prossimi 2 o 3 mesi ci sarà una forte soddisfazione a livello emotivo, la realizzazione di qualcosa a cui miravate con il 9 di coppe e di base anche una forte stabilità sia emotiva che materiale. Magari un po' troppo stabile la situazione, nel senso che rimane comunque un certo senso di mh, fastidio che è indicato dal 4 di coppe, però siccome è circondata da queste carte vedo che comunque fondamentalmente un bel periodo, anche se appunto bisogna un po' stare attenti a questo senso di non 100% soddisfazione. Per chi è single ci può appunto essere un incontro, una storia, un qualcosa che nasce dopo un periodo appunto di riposo dal punto di vista emotivo, nel senso che vi avete avuto necessità di stare un po' da soli finora per caricare un po' le pile, però appunto adesso in questi prossimi 2 o 3 mesi sarete ehm, in grado di incontrare altre persone e vedo appunto che ci sono c'è una relazione che sta venendo verso di voi con dei frutti, insomma che sia una cosa fruttuosa e appagante per voi. Per chi è in una relazione stabile, riuscirete a creare ancora più stabilità, a creare qualcosa ancora più stabile col vostro partner. Questo però necessiterà nei prossimi 2 o 3 mesi di un lavoro da parte vostra, di un vostro sforzo che può appunto creare questo senso
un po' scaricamento dell'energia che si vede con il 4 di coppe. Tra l'altro questo 4 di coppe con la carta, per quanto riguarda i single, può indicare che magari inizialmente la relazione, la frequentazione, la persona che frequenterete nei prossimi 2 o 3 mesi non sarà inizialmente al 100% corrispondente ai vostri sogni, però vedo che comunque sarà una frequentazione che ha effettivamente la possibilità di diventare molto più stabile nel futuro e quindi di appagare, di essere comunque in linea con le vostre esigenze più profonde. Per chi invece ha una relazione complicata, a me dà proprio l'idea che la carta della morte e della torre subito dopo ci sarà un cambiamento dentro di voi che vi porterà poi a porre una fine a questa storia, perché era un po' quella carta della torre basata, non aveva forti basi, soprattutto molte sovrastrutture che la appesantivano. Questa decisione da parte vostra vi creerà comunque molta più stabilità interna, sicuramente un senso così un po' di malinconia, però in realtà io vedo che è una ehm, mh, decisione da parte vostra che vi aiuterà molto e che vi darà molta più stabilità a livello emotivo e anche materiale, perché comunque vi vedo molto più in linea con ciò che effettivamente volete con le 9 di coppe e molto più centrati, molto più radicati e stabili emotivamente. Quindi per tutti lasciate, seguite un po' gli eventi, non forzate la mano e vedrete che sarà un periodo comunque di appagamento emotivo per tutti, comunque un aumento delle vostre diciamo, un raggiungimento di ciò che volete, definitiva, perché anche chi può avere dei problemi in una relazione complicata, alla fine portarla a termine è comunque una cosa che farete voi, che vi soddisfarà, vi darà soddisfazioni interiormente e ha una forte stabilità, che poi magari non sia una stabilità che abbia particolare passione, che abbia un po' dei lati negativi, che sia un po' così, ci sia anche un po' uno scaricamento energetico, però in realtà è un periodo abbastanza positivo. Consiglio delle carte appunto di accogliere, seguire gli eventi e non forzarli. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella della fluorite verde. Vediamo subito le energie generali per chi ha scelto questa pietra. E abbiamo la carta Imagine. Dunque, questa è una carta che indica appunto sogni a occhi aperti fondamentalmente, quindi può avere due valenze, o è un incentivo appunto a pensare in grande, a immaginare quello che vogliamo come se già lo avessimo, come una forma di aiuto alla manifestazione dei nostri desideri, oppure può anche dirci che quello che stiamo vivendo è un po' troppo illusorio, un po' poco legato alla realtà. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque, la prima carta, vedi, abbiamo il 7 di coppe, che è un po' legata a questa carta della immaginazione. Poi abbiamo il 4 di coppe,
già uscito addirittura nella stessa posizione, e poi l'asso di bastoni. Beh, appunto, come dicevo, il 7 di coppe è molto legato a questa carta dell'immaginazione, perché sono un po' sogni a occhi aperti, quello del 7 di coppe. Però in questo caso mi dà proprio l'idea che sia un consiglio, diciamo, un incentivo a immaginare, a pensare in grande per un certo verso, perché appunto in questo caso il 7 di coppe, che indica appunto il sognare, il anche fare delle scelte fra varie opzioni, in realtà vi permette, a voi che avete scelto questa variante, di iniziare un nuovo percorso a livello emotivo, passionale, importante, perché l'asso di bastoni alla fine è proprio l'asso della passione, l'asso di nuovi incontri, per chi è single, la carta di una nuova passione per chi è già in una relazione, che permette appunto di andare un po' oltre questo 4 di coppe, che è una forma, che è una carta che esprime un certo fastidio, una certa insoddisfazione emotiva, e che viene appunto superata grazie a questa nuova possibilità, opportunità espressa dall'asso di bastoni. Ehm, Potrebbero esserci varie opzioni fra cui scegliere con il 7 di coppe, potrebbe esserci semplicemente l'opportunità di immaginare un nuovo percorso relazionale, una nuova relazione che poi si concretizzerà in un nuovo inizio con l'asso di bastoni. Adesso vediamo per ciascuna opzione in cosa si concretizza questo messaggio delle prime carte. Vediamo per chi è single, abbiamo il carro e di nuovo l'imperatrice, interessante perché era uscita anche prima. Beh, per chi è single sicuramente si sta aprendo una nuova strada, una nuova relazione che darà molti frutti con l'imperatrice, vi vedo molto determinati, può indicare anche una relazione che si avvia anche con un cambiamento, anche a livello fisico, potrebbe essere uno spostamento, un movimento, un viaggio. Mm, Potreste incontrare questa nuova frequentazione appunto in una vacanza o in una nuova città con la carta del carro qui all'inizio. E quindi sicuramente nei prossimi 2 o 3 mesi appunto vi vedo molto impegnati in una nuova frequentazione che darà molte soddisfazioni, vi farà molto immaginare, molto diciamo sognare ad occhi aperti con appunto il 7 di coppe e la carta della immaginazione. Vediamo adesso chi è in una relazione stabile. Abbiamo il 3 di spade e la carta della forza. Dunque il 3 di spade indica una ferita. Avete avuto probabilmente nel passato recente o comunque in un passato che ancora vi influenza, una ferita a livello emotivo da parte del vostro partner. Però io vedo che in questi prossimi 2 o 3 mesi appunto riuscirete a superarla, riuscirete a fare pace con questa ferita che ancora sta un po', come dire, sanguinando, e riuscirete a ristabilire un nuovo ciclo molto più positivo nella vostra relazione, a superare questo senso di disappunto, di malinconia che è espresso dal 4 di coppe, e creare appunto un nuovo ciclo pieno di passione, di novità con il vostro partner, come rappresentato dall'8
appunto, scusate, dall'asso di bastoni. Qui le carte vi consigliano appunto di andare oltre questa ferita, di pensare con la carta dell'immaginazione, il 7 di coppe, di pensare a quello che effettivamente volete conquistare all'interno della vostra relazione e soprattutto con la carta della forza di tenere un po' a bada il vostro istinto, la vostra emotività per appunto cogliere il meglio di ciò che avete. Comunque questo 3 di spade è una ferita dovuta anche al fatto appunto che ancora pensate molto a quello che vi fa star male, che appunto va un attimo lasciato andare per appunto riconnettersi grazie al 7 di coppe, all'asso di bastoni, con i vostri sentimenti per il vostro partner all'interno della coppia. Quindi lasciare un po' andare questi pensieri negativi che vi fanno star male, perché il 3 di spade indica una sofferenza dovuta molto anche a un'attività cerebrale eccessiva, cioè state sempre a rimuginare su un qualcosa che vi dà fastidio all'interno della vostra relazione, che però appunto in questo periodo riuscirete a ehm, andare oltre, riuscite a lasciare da parte vedo appunto che la vostra relazione fiorirà di nuovo, inizierà un ciclo ancora più entusiasmante, pieno di speranza e di appunto sogni a occhi aperti con il 7 di coppe e l'asso di bastoni. Vediamo un po' invece chi ha una relazione al momento un po' complicata. Abbiamo il paggio di spade e il 10 di coppe. Beh, questa, il 10 di coppe è una bellissima carta perché indica proprio la serenità. Qui addirittura è dipinto una coppia felice, di solito è una famigliola, quindi è sicuramente un periodo, quello dei prossimi 2 o 3 mesi, in cui questa relazione complicata in realtà sarà una relazione serena. Il paggio di spade sta a indicare che dovete, cioè sarete un po', come dire, in guardia, nel senso un po' sulle difensive, questi 2 o 3 mesi all'inizio, però in realtà poi queste difese verranno buttate giù e questa relazione complicata sarà molto più serena, molto più stabile con l'asso di bastoni, poi insomma proprio c'è un fiorire di passione. Il paggio di spade indica probabilmente che siete anche magari in una fase iniziale dove ancora dovete conoscervi bene o comunque stiate un attimo studiando la situazione per vedere se potete fidarvi o meno. Paggio di spade è un po' diffidente per natura, diciamo, però vedo appunto col 10 di coppe un bel periodo. Quindi in generale io direi che i prossimi 2 o 3 mesi, per chi ha scelto questa variante della fluorite verde, ci saranno molti sogni ad occhi aperti, giustificati, giustificatissimi, non sono basati sul nulla, basati su delle illusioni assolutamente, sono anzi ehm, dei sogni dovuti a un miglioramento di una situazione iniziale. Per chi è single, appunto, ci sarà un incontro promettente, magari durante un viaggio,
oppure più in generale comunque il carro indica proprio che state andando sicuramente verso quella situazione, probabilmente state frequentando delle persone che vi porteranno a conoscere questa nuova persona. Per chi ha una relazione stabile ci sarà diciamo il superamento di una ferita aperta nella coppia, il superamento felice, non un superamento, diciamo, tanto per stare insieme, però anzi proprio una riscoperta dei sentimenti all'interno della coppia da parte vostra. Quindi con l'asso di bastoni sicuramente c'è un andare oltre questo senso un po' di disappunto che è espresso dal 4 di coppe. Per chi invece ha una relazione complicata, vedo che questa relazione nei prossimi 2 o 3 mesi sarà invece molto più stabile, molto più felice, molto più serena e dove le vostre difese andranno un po' a cadere. Quindi potrete finalmente pensare anche un po' più a lungo termine con appunto il 7 di coppe e l'asso di bastoni. Comunque in generale vedo proprio un periodo positivo di rinascita dei sentimenti, delle passioni, sia che siate single che siate in coppia. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto, questa lettura. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo dorato citrino. Dunque, vediamo subito le energie per chi ha scelto questa variante. E abbiamo al mare. A me dà l'idea proprio che questa carta indica di buttarsi in un mare aperto di possibilità, di esplorare, di seguire anche un po' la corrente senza prendere una decisione, una direzione precisa. Potrebbe essere un consiglio, potrebbe essere comunque un'energia che vi porta a così navigare senza rotta nel mare, così un po' persi tra le onde. Vediamo adesso i dettagli con le carte dei tarocchi e abbiamo la carta degli amanti, 7 di coppe e il cavaliere di spade. Beh, dunque è interessante perché la carta degli amanti di per sé indica sì l'amore, i sentimenti, però insieme al 7 di coppe viene molto stressato il significato di scelta. È come se doveste prendere una scelta anche abbastanza in maniera un po' impetuosa con il cavaliere di spade, che è una forza come un po' come il vento, no? Che va, si muove in maniera veloce e anche senza tanto pensarci. Quindi è proprio magari dovete prendere una decisione in ambito appunto relazionale, insomma di amore, in maniera molto veloce, senza tanta riflessione, perché nonostante sia un cavaliere di spade, cavaliere di per sé è una persona che riflette poco, soprattutto per quanto riguarda questo cavaliere. Indica una mancanza proprio di ponderazione, di riflessione in questo caso. Vediamo adesso i messaggi per i vari casi. Quindi per chi è single abbiamo il 7 di bastoni e qui c'è la regina di spade. Beh, è interessante perché la regina di spade
è una forza che ha una visione, che guarda lontano, tant'è vero che in questo caso ha un canocchiale e sta un po' al di sopra, no, della Terra con questa mongolfiera, quindi ha sicuramente una visione ampia. E per chi è singolo, insieme al 7 di bastoni, mi dà proprio l'idea che tagliate un po' i ponti con una situazione che vi mette molto stress addosso, perché il 7 di bastoni indica un po' la necessità di difendere la propria posizione, probabilmente con una persona che avete frequentato in passato e che appunto decidete di abbandonare completamente. Quindi in questo caso io vi vedo molto sicuri della vostra decisione che dovete prendere. Lo farete sicuramente in modo veloce, però la regina di spade assicura che è una decisione ponderata nel vostro caso, perché la regina di spade è una persona che usa molto la testa, che sa bene quello che vuole, sa bene soprattutto dove vuole andare con questo appunto canocchiale, e siete molto sicuri di questa decisione di tagliare un po' i ponti con una situazione che vi crea solo stress in ambito relazionale, quindi probabilmente con una persona con cui avete avuto a che fare in passato, che ancora condiziona in parte la vostra vita e da cui vi sentite di dovervi difendere, che vi tiene un po' legati, e voi decidete proprio di tagliare definitivamente i ponti con questa persona e andare lontano, pensare ad altre cose, ad altre situazioni, a liberarvi del vostro passato per guardare al futuro. La carta del mare, nel vostro caso, indica proprio un voler andare verso il mare, esplorare nuove possibilità davanti a voi. Quindi sarà un periodo, questo dei prossimi 2 o 3 mesi, di tagliare i legami con ciò che non è più in linea con voi stessi, con chi non è più in linea con voi, e andare liberi e spediti in questo mare pieno di opportunità per voi. Per chi invece è in una relazione stabile, abbiamo il 4 di bastoni e l'imperatore. Beh, questa è l'apoteosi della stabilità, perché l'imperatore è un'energia di regole, di essere molto di porre i paletti nei confronti di tutti e di tutto, quindi è sicuramente un periodo in cui la vostra relazione voi deciderete di metterla ancora più sotto chiave, di metterla in sicurezza, di stabilizzarla. Quindi è, come dire, deciderete con appunto la carta degli amanti e del 7 di coppe, poi anche il cavaliere, di, come dire, porre delle regole chiare all'interno della vostra relazione, di proteggerla, di soprattutto creare le basi per una stabilità ulteriore di lungo periodo. Vi vedo molto in comando in questo periodo all'interno della coppia, e soprattutto anche un pochino rigidi nei confronti del vostro partner, cioè avete delle esigenze e le farete valere in ambito di stabilità e di regole da seguire. E quindi sicuramente in questo caso il consiglio della carta dell'andare al mare è quello di comunque evitare di imporvi troppo nei confronti del vostro partner. Va benissimo mettere delle basi solide all'interno della relazione, però appunto senza diventare
autoritari nei confronti del vostro partner, anche se magari dovrete appunto avere la necessità col cavaliere di spade comunque di prendere delle decisioni per la vostra relazione. Può essere appunto una decisione che prenderete che sono delle decisioni che serviranno a creare maggiore stabilità all'interno della coppia, però appunto cercate almeno, nel senso non evitate il pericolo di diventare un po' troppo autoritari, come può suggerire in alcuni casi la carta dell'imperatore. Per quanto riguarda chi è in una relazione un po' così complicata, abbiamo la carta del matto, accompagnata dal paggio di spade. Dunque, qui c'è un nuovo inizio, perché appunto sicuramente la carta sia del matto che del paggio indica un nuovo cammino, un nuovo inizio, siete in una fase iniziale di esplorazione delle dinamiche della coppia e vedo che continuerete in questo senso per i prossimi 2 o 3 mesi. Sarà ancora tutto molto così, molto in divenire, nel senso niente di certo, perché la carta del matto è proprio una carta di qualcosa che ancora non ha una forma precisa, ecco. Voi sarete un po' sul chi vive, un pochino sulla difensiva nei confronti di questa diciamo relazione che è tutta ancora poco definita, con la carta del paggio. La carta del paggio, soprattutto di spade, è una carta un po' così di studio, di cercare di capire come muoversi, di stare un attimino sulla difensiva. E la carta del matto, soprattutto in questo mazzo, dà un po' il senso di pericolo, no? Perché qui c'è un serpente che si nasconde, quindi questa ragazza che percorre un cammino, no? E potrebbe trasformarsi in un serpente. Quindi voi avete nei prossimi 2 o 3 mesi questo senso di disagio, avete come la sensazione di buttarvi in una relazione che può non essere soddisfacente nel lungo periodo. Eh, Dovrete sicuramente come dire, un po' mettervi in sicurezza, vi sentite un po' così in mezzo al mare senza tanta direzione, senza bussola, e quindi questo sarà un po' il feeling generale dei prossimi 2 o 3 mesi, però sicuramente il paggio di spade dà l'idea che cercherete appunto di studiare ancora meglio questa situazione, questa relazione in maniera anche razionale, farete dei passetti alla volta. Ehm, non prendete decisioni azzardate, anche se appunto queste carte dà un po' l'idea del dover assolutamente prendere delle decisioni, non è assolutamente necessario, perché la carta, nel vostro caso, perché la carta del paggio appunto indica proprio che è un po' necessario prendere le cose in maniera graduale. Siete ancora agli inizi e quindi ancora dovete un attimo studiare la situazione. Quindi rimarrà, diciamo, ancora un po' un punto interrogativo questa vostra relazione per chi ha appunto una relazione non stabile, però vedo un forte sentimento sicuramente con la carta degli amanti e molti sogni ad occhi aperti con la carta
del 7 di coppe. Quindi secondo nel vostro caso la carta del mare indica un po' comunque seguire la corrente, vedere piano piano come muoversi. Queste due carte secondo me danno proprio questo consiglio per voi, cioè seguire la corrente, cambiare direzione gradualmente nel momento in cui capite dove volete andare, come si sta muovendo l'altra persona, senza prendere decisioni eccessivamente veloci, definitive, con la carta, come potrebbe suggerire la carta del Cavaliere di Spade. In questo caso, secondo me, la carta del Cavaliere di Spade non è la migliore opzione per voi. Le carte stanno consigliando altro. Quindi in generale per tutti io vedo che ci saranno delle decisioni da prendere, avrete la esigenza proprio dirompente di prenderle col Cavaliere di Spade. Nel caso di chi è single ci sarà appunto l'idea di tagliare i ponti con una persona che non è più adatta alle vostre esigenze. Ehm, per chi ha una relazione stabile ci saranno decisioni da prendere in vista di dare ulteriore stabilità alla coppia, potrebbe esserci un matrimonio, potrebbe esserci comprare casa insieme, cose di questo tipo, insomma, che creano o cementano ancora di più i vincoli materiali all'interno della coppia. Per chi è una relazione complicata, invece è meglio, la relazione rimarrà un po' un punto interrogativo, è tutto ancora da capire, è tutto ancora da esplorare per i prossimi 2 o 3 mesi. Le carte consigliano appunto di seguire un po' la corrente in questo caso, di esplorare, stare un attimo attenti, usare la testa, però appunto non prendere decisioni definitive al momento perché non ci sono gli elementi per decidere niente in questo caso. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!